Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 3 marzo al 17 aprile, dove troveremo la luna nuova in Ariete. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci da questo periodo. La luna nuova in Ariete ci porta un periodo di ottimismo, di fiducia, di ispirazione e coraggio, opportunità di metterci alla prova, di concentrarsi principalmente sulle priorità, di fissare degli obiettivi ben precisi o anche per iniziare qualcosa di nuovo e inoltre di prepararci ai cambiamenti per la realizzazione. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, all'ansia, alla scarsa concentrazione, al senso di smarrimento e emozioni instabili che ci possono creare stress. Soprattutto lo stress può essere causato da cambi improvvisi tra momenti di forte attività e momenti di apatia. Attenzione anche agli affari e alla comunicazione. E adesso vediamo per voi l'oracolo cosa vuole dirvi. Partiamo con questa carta che può fare un po' il punto della situazione del momento, diciamo, in analisi. Partiamo noi dal 3 marzo, quindi queste energie come si muovono anche per capire poi come indirizzarle o che cosa aspettarci da alcune situazioni o persone. In questo caso, siccome abbiamo una carta un po' complessa, perché spesso fa riferimento all'avere a che fare con persone, passatemi il termine, velenose, tossiche o inaffidabili, come atteggiamento, come comportamento, come persone critiche in modo eccessivo nei nostri confronti, o che ci portano un sacco di tensione e di problemi. Questo è in senso generale per farvi capire che ci possono essere sia situazioni tossiche e avere a che fare con persone che forse non si possono evitare per varie motivazioni, quindi magari cercare il più possibile di stare in guardia, di essere anche molto cauti con le nuove conoscenze, oppure cercare una via per difenderci se proprio non possiamo liberarci e lasciare andare. Ovviamente io consiglio sempre di lasciare andare certe persone e anche certe situazioni. Se poi non possiamo farlo, almeno cercare di andare a disinnescare qualcosa, di affrontarlo al meglio. Non vuol dire che tutto il periodo andrà così, probabilmente queste sono cose importanti da attenzionare e adesso vediamo altri aspetti che ci vuole dire appunto la stessa lettura. Qui troviamo ultimo quarto che parla di valutare il nostro percorso nelle abitudini, negli schemi limitanti, nel considerare che cosa va bene e che cosa non funziona. Quindi ci parla di un momento che può essere adattissimo per lasciare andare, per far spazio al nuovo. Se c'è stato un conflitto, una perdita, qualcosa di negativo, l'abbiamo visto anche precedentemente, forse bisogna farsi coraggio, forse bisogna pensare cosa fare effettivamente per migliorare le cose e quindi questa carta ci può portare nuovi spunti, nuova creatività e idee, anche soluzioni da poter utilizzare. Poi troviamo il leone rampante. Ecco, qui secondo me troviamo proprio un'evoluzione dove abbiamo un punto di partenza un po' da attenzionare, da valutare, ma poi trovare la spinta giusta per agire e intervenire. E infatti troviamo il leone rampante che ci parla di audacia, di essere coraggiosi, si può realizzare qualcosa di importante e migliorare, andare a migliorare quelle situazioni più difficili e complesse, però bisogna comunque muoversi. Poi in realtà questa ci parla anche di possibili conflitti,
e di valutare se difenderci o batterci, di portare equilibrio in queste situazioni. Comunque da un lato possiamo essere fieri e coraggiosi di noi, perché magari stiamo cercando di affrontare le cose nel miglior modo possibile, e poi secondo me un'altra indicazione importante, come vi dicevo, di scegliere se difenderci, se star fermi o battersi e quindi entrare in conflitto, ma questo lo dobbiamo valutare noi in base a quello che stiamo vivendo. Ovviamente non tutte le lotte, le sfide devono essere accettate, a volte lasciare andare è meglio e richiede molta più forza e coraggio. Adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Andiamo a vedere quali altre indicazioni, se ci sono altre nuove oppure alcune cose che possono intensificare quello che abbiamo già detto. Troviamo la carta che indica la ricerca della visione. In che senso? Ci parla di riflettere su ciò che si vede, o su ciò che si sceglie di non vedere, di ignorare. Se ci sono delle paure, se ci sono delle zone d'ombra, magari questo potrebbe essere il momento giusto per affrontarle, ma almeno, se non proprio immediatamente, esplorarle per conoscerle meglio, per comprenderle. Forse può esserci anche un potenziale inespresso, oppure stiamo avviando un processo di ricerca, di valutazione, ed è qui che sarà importante cercare di lasciare andare le vecchie abitudini, anche i vecchi pensieri, quelli che e anche situazioni o persone che non ci nutrono più e anzi magari addirittura ci bloccano o ci fanno del male. Quindi molto, molto interessante questa carta. Poi vediamo l'ulteriore messaggio dal fulmine. Ecco, questa parla di risveglio, sia di rinnovato senso di chiarezza, quindi possiamo scoprire delle cose importanti o avere finalmente un'idea, un'illuminazione, una scarica di adrenalina, di forza, qualcosa di molto forte, di bruciante anche a livello interiore ed emozionale, però anzi io ci metterei anche una nuova creatività, un'ispirazione, quindi essere coraggiosi e audaci, ma l'abbiamo visto anche nel corso della nostra lettura, però anche possibilità proprio di liberarsi di alcune cose un po' ingombranti. E il fulmine ci risveglia, ci dà una scossa, ci fa capire che effettivamente è giunta l'ora di fare un grande passo. Poi questo fulmine può arrivare anche sotto forma di un evento, di una situazione che ci provoca questo risveglio. E poi infine troviamo lo stregone, che può fare sia riferimento a noi, alle nostre capacità di poterle utilizzare al meglio, ma soprattutto alla capacità di trasformare le nostre ferite, di utilizzare la nostra creatività, di essere artefici della realtà, di dare vita a nuovi pensieri, progetti, relazioni, di lasciare andare ciò che non ci serve più. Quindi, come vedete, salta spesso fuori questo messaggio, quindi vuol dire che o qualcuno dà lassù effettivamente l'universo stesso, anche il potere della luna, con questa luna nuova in Ariete ci spinge proprio a ripulirci, a lasciare andare per iniziare qualcosa di nuovo o quantomeno stare meglio con noi stessi e con gli altri. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!